Adesso lasciamo un po' morbida. Buon appetito! Buon appetito! はい、こんにちは。シェフのハビです。今ですね、僕東京駅の近くのバイバイブルース東京っていうシチリア料理店の前で動画を回してるんですけど、なんで今動画を撮っているかっていうと、僕は去年ですね、イタリアに撮影で滞在しまして、その時に僕がずっと愛用してきているロレンツォの社長さんにパレルモにご招待していただいてシチリアに行ったんですね。でその時にランチに一緒に食べに連れて行っていただいたお店がバイバイブルースのパレルモ本店で、そこのシェフともその時出会って、今ですね東京に来日されているみたいで、なんと今日ですねシチリアのパスタ料理を教えていただけるということで、早速厨房に行ってきます。はい、それでは今早速厨房に来させていただいたんですけど、まず僕の隣にいる方が今回の企画をですね実現していただいた樋口シェフなんですけど、樋口シェフはサローネグループの統括料理長をされていて、シチリア料理といえばもう樋口シェフっていうぐらいすごく有名な方なんですけど、僕も昔から大尊敬しているシェフの方ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いしてもいいですか？よろしくお願いします。僕は2002年から3年間シチリア島で働いていて、海沿いで1年働いて山の中に2年働いてたんですけど、最初の1年目の海沿いで働いたレストランが、パトリシアシェフがいるバイバイブルースですね。でトータルで3年間働いてました。ありがとうございます。で隣にいる方が、パレルモの、バイバイブルース本店の、シェフを、ずっとされているパトリツィアシェフです。Buongiorno, sono Patrizia, vengo dalla Sicilia, da Mondello, e sono la chef del ristorante Bye Bye Blues in Sicilia. Da questo anno abbiamo avuto anche questa bellissima esperienza di aprire il Bye Bye Blues a Tokyo. Grazie. Grazie chef. Ma oggi che tipo di pasta mi puoi insegnare? Oggi facciamo una ricetta che viene dalla tradizione siciliana. Sì. Gli spaghetti con i ricci, che io ho pensato di modificare ed aggiungere alle fave fresche che si mangiano da noi in primavera. Quindi faremo gli spaghetti con passata di fave fresche e ricci di mare. Ma questo piatto per lei è molto importante oppure vostra specialità? Questo piatto è stato molto famoso al Bye Bye Blues, è da tanti anni che lo abbiamo in carta e piace tantissimo sia ai clienti palermitani che agli stranieri. Sì, ok. Allora, non vedevo l'ora a mangiare. Grazie. Allora andiamo a cucinare. Andiamo a preparare. はい。じゃあ早速作っていきます。Prima di cosa, che cosa dobbiamo fare? Allora, prima cosa sbucciamo le fave e le facciamo sbollentare un paio di minuti nell'acqua salata. Sì. Poi le ritiriamo fuori, le mettiamo in acqua e ghiaccio e togliamo questa pelle. Poi tritiamo il porro, lo saltiamo con l'olio d'oliva. Lorenzo? Sempre Lorenzo? Mettiamo le fave pelate, vino bianco, un po' di acqua e le facciamo cuocere. Ok. E poi le frulliamo, facciamo la crema. Quindi questo piatto solo primavera, no? Sì. Adesso è il periodo che ci sono le fave fresche, quindi cominciamo primi di marzo fino a maggio. Anche a me piace tantissimo fave. Sì. Noi facciamo fave, piselli e carciofi. でこちらにいらっしゃるのがバイバイブルース東京の料理長の江島シェフです。シェフよろしくお願いします。いつも拝見してます。こちらこそよろしくお願いします。Quindi questo tutto materia prima giapponese? Sì, adesso stiamo usando tutta materia prima giapponese, tranne l'olio che arriva dalla Sicilia. Sono siciliani, loro mangiano spesso fave? Sì, in Sicilia si mangia tantissimo le fave in questo periodo e si fa anche un contorno insieme a piselli e carciofi. Piselli e carciofi, buonissimo. Frittella siciliana. Io mi piace fave pecorino. Fave pecorino si mangia tanto a Roma. Di solito come si cucinare anche purea, insalata? Allora, di solito le facciamo con il cipollotto fresco. Sì. Ed è una ricetta che si chiama in Sicilia fave a coniglio. Come? Fave a coniglio.
Non so perché cuniglio significa coniglio. Ah, coniglio. Ah, questo quindi dialetto? Sì, Dialetto di Palermo? dialetto Sicilia? palermitano. Ah, Sì, 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 non sì. lo sapevo. E si usa il cipollotto fresco, le fave, il vino bianco e basta. Buono, molto semplice. Molto semplice ma molto gustoso. Allora abbiamo sbucciato le fave Sì, e le bollentiamo in acqua salata. ok. Facciamo bollire un paio di minuti Sì, e poi le mettiamo in acqua e ghiaccio. Le facciamo sbollentare per togliere la pellicina, però la consistenza deve rimanere ancora abbastanza croccante. questo fave dopo diventerà pesto? Sì, un purè, Purea di fave. una purea di fave, sì, che poi useremo per mantecare gli spaghetti e mettiamo i ricci sopra crudi. Buono. Ancora mai mangiato questo piatto, quindi molto curioso per me. Questo piatto è stato anche premiato da una famosa marca di pasta Ah sì? E quando? 10 anni fa. 10 anni fa, quindi molto importante questo Sì. piatto. Quando hai inventato questo piatto? Oppure c'è già tradizione? No, No. no. C'è la tradizione della pasta con i ricci, ma io nella mia cucina dall'inizio ho mischiato sempre il pesce con le verdure. Ho fatto questa cucina un po' più moderna, diciamo. Più moderna, diciamo, ok. Allora togliamo le fave. Comunque devono restare crude all'interno Ok, e le mettiamo in acqua e ghiaccio. ti do la mano? Sì, grazie. Le raffreddiamo un attimo Ok, e poi possiamo cominciare a togliere la buccia così, ok. prendendo l'interno. Quando ero piccolo, mia mamma sempre cucinava sbollentare questo fave. Sì? Dentro c'è bento, sempre mangiavo questo. Sì? Quindi anche nella cucina giapponese si mangiano Sì, tanto le sì, fave. però mangiano solo Bollite. bollite, sì. Quindi questa buccia e dopo buttare. Perché questa rimane un po', la consistenza non è buona da frullare. Quando siamo alla fine della stagione, quindi fine maggio, che le fave diventano più grandi e un po' più dure, le facciamo in insalata, bollite con olio, un po' di aceto e poi le condiamo con l'origano. Questo è tipico, Questo è tipico, sì, con sempre l'olio di di Barbera. Barbera. Questo secondo te è meglio numero 3? Numero 3 perché ha un profumo di erba che sta molto bene sia con le verdure che con i piatti di mare. Quindi io in genere nei primi piatti uso sempre il Lorenzo numero 3. L'altra volta io sono assaggiato linea di carro, molto, Ah sì, molto interessante quello linea. diciamo che ogni olio ha delle caratteristiche diverse che si adatta al piatto che vuoi cucinare. Ok, Ok, posso assaggiare uno? certo. E adesso procediamo a tritare il porro. Prendiamo solo la parte più tenera, più morbida. Questo pollo giapponese? Sì. Comunque io trovo che le verdure giapponesi hanno delle caratteristiche molto simili alle verdure siciliane. Ah sì? Hanno un bel sapore forte, deciso, forse perché anche il Giappone è un'isola, e quindi molti sapori sono quasi uguali. Lo tritiamo anche grossolanamente e lo mettiamo nella padella con l'olio d'oliva. Se non riesco a prendere pollo, E puoi anche il mettere anche cipollotto fresco. Sì. Cipolla, no? Cipolla bianca. La cipolla ha un sapore un po' più forte, quindi io preferisco usare o il ok, porro o ho il capito. cipollotto. Ok. Lo facciamo stufare con la fiamma. Andiamo a soffriggere. Andiamo a soffriggere con la fiamma non troppo forte.
così non lo bruciamo. Non mettere sale? Adesso no. Quando comincia a essere leggermente trasparente, Sì. quindi un po' dorato, possiamo aggiungere le fave che abbiamo sbucciato. Facciamo rosolare. Già buono. Già il profumo si sente. Mettiamo il vino bianco. E cos'è questo vino bianco di? Vino bianco di Sicilia. Ah, sempre Sicilia. Facciamo evaporare il vino. Deve evaporare l'alcol così non resta il retrogusto amaro. E poi aggiungiamo un po' di acqua di cottura delle fave. E ultimiamo la cottura per un paio di minuti. すごい美味しそうですね。 Aspettiamo, facciamo ammorbidire un po' le fave e poi le frulliamo. Ok. Che tipo di pasta meglio di questo? Facciamo gli spaghetti. Spaghetti? Ah, sempre spaghetti? Sì. Perché la ricetta tradizionale della pasta con i ricci si usano sempre gli spaghetti. Posso chiedere una cosa? Certo. Perché si chiama Bye Bye Blues? Che significa? Bye Bye Blues abbiamo scelto questo nome perché sia io che mio marito, Sì. quando abbiamo aperto il ristorante, eravamo molto giovani ed eravamo Sì. molto amanti della musica blues. Ah, musica blues. Ah, quindi Bye Bye Blues. E poi anche perché questo nome, tradotto dall'americano in Sì. italiano, significa addio tristezza. Mm. Quindi come a dire, quando vieni al Bye Bye Blues devi essere felice. Ah, ora ho capito. Quindi, ma quando ha aperto il ristorante? Il ristorante è aperto nel 1991, quindi adesso è- c'ha 32 anni. Wow, 32 anni. Ok, le fave sono quasi pronte. Consistenza così. La consistenza così, perfetta, poi la diluiremo con un po' di acqua di cottura della pasta. Allora, abbiamo portato a bollore l'acqua salata e adesso ci mettiamo gli spaghetti. Ok. Cuciniamo per 8 minuti. Che cos'è questo prodotto? Mancini. Pasta mancini. Io amo. Calcoliamo circa un paio di cucchiai di fave, di purea di fave per ogni porzione di pasta. Quindi sono circa 50 grammi. Che diluiamo un po' sempre con l'acqua di cottura Sì. delle fave. Non è bisogno aggiungere sale perché l'acqua è già salata. Ah, quindi ricci di mare usiamo alla fine? Sì, a fine crudo, sopra. crudi, sì. Vuoi assaggiare un po' di... Grazie. Buonissimo. Si sente il sapore della materia prima. Sì, anche si sente molto primavera, no? Allora, sono passati 8 minuti, gli spaghetti sono pronti e li andiamo a maneggiare con il nostro purè di fave e un po' di olio. La lasciamo un po' morbida. Pronto, buon appetito. Buon appetito. はい、それでは早速いただきます。いただきます。いただきます。 Buon appetito. Ma sempre tutto mescolare. Sì, un po'. Cioè, veramente buono. Grazie. Si sente molto profumo di
mare, primavera, è molto buono. Grazie. いただきます。もうありがとうございます。これ僕が20年前に働いてた時に初めて食べたパトリッチャシェフの料理はこれなんですよ。すごいですね。記憶をこう蘇らせられるよう20 anni fa。な涙が出そうなぐらい日本人が絶対作れないバランスなんですよね。そうですね。うん。僕が作っちゃうと多分もうちょっとオイル入れたり、もうちょっとこうブロード入れたり、ウニにもうちょっと塩入れたり、なんかいろいろいじっちゃうんですよ。そうすると美味しくは美味しいっていうかこう、あーってキャッチーな味になるんですけど、こういうデリケートな香りが来なくなっちゃうんですよね。これがなんかすごい。そうですね。本当に感慨深いというか感動ですね。はい、それではごちそうさまです。Chef, comunque grazie, ti faccio i miei complimenti. Grazie. Questo piatto molto buono. Mi sono emozionato. Grazie. Sono contenta. Grazie mille. Grazie a te. 樋口シェフ、何か告知というかお店で何か宣伝とかってありますか？ありがとうございます。去年の11月にパトリッチャのシェフのお店が丸の内にオープンしました。で丸の内のバイバイブルス東京というお店なんですが、このバイバイブルス東京では、現地のバイバイブルスの料理を全くアレンジせずそのままお出ししてます。現地のレストランと実際のない料理をご用意してますので、ぜひ今なかなかシチリアに簡単には行けないと思うので、シチリアに行っていただいた気持ちになっていただけるので、ぜひご来店お待ちしてます。僕も一回食事に行かせていただいたんですけど、本当にそのままパレルモの味がここ丸の内で食べれるので、よかったらぜひ行ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。Ciao. Ciao.